La scorsa volta abbiamo visto CPU Balance. Che cosa faceva questo programmino? Andava a regolare l'utilizzo dei software in background e ad alleggerire il carico di lavoro della nostra CPU, in modo tale da rendere più reattivo il nostro computer sulla base di quello che stiamo usando in quel momento. E fin qui tutto bene, però purtroppo la CPU non basta a rendere fluido l'utilizzo del PC. E sì, perché un altro componente veramente importante da andare ad ottimizzare è la RAM. E qui oggi siamo ancora più fortunati dell'altra volta, perché esiste un programmino semplicissimo, leggerissimo e facile da configurare, installare e utilizzare sul nostro computer che ci consente di alleggerire tanto il carico di lavoro della RAM, rendendo ancora più fluido l'utilizzo del nostro computer. Penso che davvero di più non potremmo chiedere. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Siccome oggi con questo programma possiamo fare anche un po' gli spacconi per quanto è valido, ho deciso di utilizzare una macchina davvero minimale. È una macchina con un processore dual core e semplicemente 2 GB di RAM. Quindi un margine di miglioramento in teoria davvero esiguo. Ancor più esiguo perché il sistema che andiamo ad utilizzare è GenTOS 32, cioè quella versione alleggerita che ho presentato qualche video fa di Windows 10 a 32 bit che usa già il minimo di risorse disponibili. Quindi cosa mai potremmo andare a migliorare su un qualcosa che è già ottimizzato? Beh, andiamolo a vedere insieme. Come sempre, per andare a procurarci questa applicazione dovremo aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale, cioè il sito del nostro canale, perché come sempre ti vado a mettere tutto quanto pronto nella sezione download in modo da renderti le cose più semplici. Effettuiamo la ricerca e, come vedi, come sempre il primo risultato è quello che ci interessa, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Quindi facciamo clic su questo risultato e nella pagina che si aprirà andremo alla voce download. Una volta aperti i download andremo un po' in basso e andremo a scaricare il file appunto che si chiama memredact 3.4. Una volta scaricato il file andremo a cliccare sul pulsante apri file, chiuderemo il browser e estrarremo direttamente il contenuto trasportandolo sul desktop. Dopodiché potremo anche chiudere la finestra aperta. Per installare il programma faremo doppio clic sul file che abbiamo appena trasportato sul desktop e nella prima finestra che ci si apre cliccheremo sul pulsante Next. Accetteremo spuntando la relativa casella i termini di licenza d'uso del programma e cliccheremo ancora una volta su Next. Lasciamo intatto il percorso di installazione del programma e ancora una volta clicchiamo su Next. Dopodiché andremo ad assicurarci che le voci Localization, Create Desktop Shortcut e Create Start Menu Shortcut siano attive e lasceremo disabilitata la casella relativa alla modalità portatile, anche perché è opportuno che questo programma si avvii insieme al sistema e averlo in modalità portatile significherebbe avere sempre la chiavetta inserita per poterlo utilizzare, cosa secondo me veramente senza senso. Quindi clicchiamo su Install, attendiamo alcuni secondi e vediamo che il programma viene installato. Non solo, viene automaticamente selezionata la lingua italiana e vengono ricercati eventuali aggiornamenti. Quello che ti consiglio è di spuntare anche questa casella che va ad installare automaticamente gli aggiornamenti non eseguibili, cioè quegli aggiornamenti che non vanno a cambiare il file in questione. Quindi clicchiamo sul pulsante sì, attendiamo alcuni istanti e istantaneamente il download degli aggiornamenti è terminato. Quello che è stato fatto semplicemente di aggiornare la lingua italiana e quella che vediamo a questo punto è la schermata principale di memredact. Prima di procedere con la configurazione del programma, quello che ti consiglio di fare è cliccare sulla finestra retrostante, quindi cliccare su Next e
togliendo il segno di spunta su Run Mem Redact perché è già in esecuzione, cliccare sul pulsante Finish. Per impostare correttamente questo software non andremo a cliccare sulla voce Impostazioni perché ci presenta un menu molto spartano e limitato, ma piuttosto andremo sulla voce File e cliccheremo sulla voce di menu Impostazioni. Come vedi, la finestra che si apre è molto più articolata e ci consente di impostare meglio il programma. Nella prima schermata andremo a impostare le prime 3 voci come selezionate, quindi Working Set, System Working Set e Standby List. Tra un attimo parleremo di che cosa sono i Working Set. Dopodiché andremo a spuntare la voce pulisci quando è superiore al, e quello che ti consiglio di fare è di scegliere un valore attorno al 60-70%. Io andrò in questo caso ad impostare un valore di 60% perché questa, come ti ho detto e come vedremo a breve, è una macchina dotata di molta poca RAM. Dopodiché potremo scegliere se effettuare, e io ti consiglio di farlo, una pulizia automatica ogni, ad esempio, 30 minuti. È possibile anche selezionare una combinazione di tasti, lui propone CTRL F1 per effettuare una manovra di pulizia manuale della RAM premendo appunto questa combinazione. Se l'andrai ad impostare ogni 30 minuti ti dico già che questa cosa è inutile, ma se preferisci avere un controllo più completo puoi semplicemente spuntare anche questa voce relativa alle scorciatoie di pulizia della memoria. Ci sposteremo quindi sulla voce generale, dove andremo a spuntare la casella carica all'avvio del sistema e anche la cartella Start Minimized. Lasciamo le altre 2 caselle esattamente come si trovano e nel caso in cui non vogliamo usare la lingua italiana andremo qui a cambiare la lingua con una qualunque delle altre disponibili. A questo punto possiamo andare a cliccare su Chiudi e andare a vedere come funziona questo magico programma. Per farlo utilizzeremo la combinazione di tasti CTRL, SHIFT ed ESC. Apriremo quindi la gestione attività e andremo sulla scheda prestazioni. Come ti avevo anticipato, si tratta di una macchina minimale su cui la memoria peraltro è già ottimizzata. Abbiamo 0,8 su 2 GB complessivi di RAM utilizzati. Ma cosa succederà se andremo a cliccare sul pulsante pulizia della memoria? Avviamo la pulizia della memoria confermandolo e vediamo che immediatamente cala drasticamente l'utilizzo di memoria sul nostro computer. Questo perché succede? Per capirlo dovremo andare ad analizzare un concetto molto importante. Se andiamo sulla pagina dello sviluppatore possiamo leggere che il programma utilizza delle funzionalità non documentate che vanno ad agire sui System Working Set. Ma che cos'è un Working Set? Il modo più semplice per capirlo è facendo il paragone con la cartella temp del nostro computer. Come sicuramente ben sai, spesso la cartella temp si riempie apparentemente senza motivo e Windows non si preoccupa di andare a svuotare i file che ci ha messo dentro. Questo è un atteggiamento tipico di Windows che però purtroppo non riguarda solamente il nostro hard disk. Infatti quello che succede è che Windows nel suo utilizzo fa la stessa cosa con la RAM. Cioè si riserva alcune locazioni di memoria, si chiamano, cioè alcuni spazi nella RAM per determinati processi e quando li chiude li lascia occupati. Questo risulta in un'inutilizzabilità di quelle porzioni di RAM che vanno ad accumularsi nel tempo e che si svuotano solamente nel momento in cui noi andiamo a riavviare il nostro computer. Naturalmente durante una lunga sessione di utilizzo aumenterà il numero di queste locazioni di memoria utilizzate da Windows che in tanti casi non vengono appunto liberate. Tutto ciò che fa questo programmino è andare a cercare queste locazioni di memoria e liberarle. Naturalmente questa è una cosa che va fatta periodicamente, per cui abbiamo impostato quel timer di 30 minuti che va ad occuparsi di svuotare periodicamente queste locazioni di memoria.
Come avrai notato però, nel momento in cui andiamo a cliccare su pulizia della memoria per farlo manualmente, ci compare questo messaggio. Prima abbiamo cliccato su sì. Potrebbe darsi che questo messaggio ti compaia anche durante l'utilizzo del sistema e questa è una cosa piuttosto scomoda. Per evitarlo, tutto quello che dovrai fare sarà spuntare Do Not Ask Again, come ho appena fatto io, e cliccare su sì. Le locazioni verranno liberate automaticamente ogni 30 minuti e tu non ti accorgerai assolutamente di nulla. Siamo soliti dire che il vino buono sta nelle botti piccole. E beh, io invece da informatico sono solito pensare che i programmini piccoli siano i migliori e questo programma pesa meno di 250 kilobyte, quindi veramente un'inezia, eppure fa un lavoro davvero fantastico sui nostri computer. Ti consiglio naturalmente di usarlo sui PC più vecchi, quelli dotati di meno RAM, ma il suo uso è altrettanto importante sui computer già performanti che abbiano già abbastanza RAM. Mi piace pensare che la RAM sia come il maiale, non si butta via niente. Detto questo, ci tengo tantissimo a ringraziare i mitici Silvano Cava e Red Joe Chili Peppers per i loro super grazie con cui hanno fatto una donazione al nostro canale. Ed ora, come sempre, non mi resta che ringraziarti per la visione di questo video, salutarti e darti appuntamento alla prossima!